Amici di YouTube, ben ritrovati sul canale Riparo Fare Te. Oggi sul banco abbiamo un televisore Samsung modello 50 UE50 NU7004. Allora, prima di iniziare il nostro video, di capire qual è il difetto del nostro televisore, vorrei darvi dei due consigli. Questo televisore non ha delle viti sullo chassis, sulla cover posteriore, ma è a incastro. Quindi quando andate ad aprire il televisore, fatelo dalla parte laterale e dalla parte sopra il televisore. Non apritelo da giù perché ci sono i flexi collegati sul pannello. Quindi qualora utilizzate un cacciavite o qualcosa a taglio, andate poi a rovinare i flat collegati al pannello e vi giocate il televisore. Quindi vi consiglio di iniziare dalla parte laterale inserendo un cacciavite del genere, piatto. Vi fate aiutare anche da questo tipo di prodotto qui. Quindi inseritelo nella parte laterale, alzate un pochettino e poi inserite il cacciavite e andate poi a staccare la cover posteriore. Quindi fate questo movimento su e giù per tutto il perimetro, sia da una parte sia dall'altra. Allora, il difetto del nostro televisore è che la luce stand-by non si accende se io collego l'alimentazione. Allora, l'alimentazione è collegata e come potete notare non abbiamo nessuna luce stand-by. Andiamo a togliere la cover posteriore e andiamo a verificare qual è il problema. Ok, ho aperto il televisore. Questo è l'alimentatore, parte primaria e parte secondaria. Poi qui abbiamo la main che comanda il televisore. Qui abbiamo le due casse e qui i flat che collegano la scheda madre al pannello. Se andiamo a verificare la scheda a primo impatto non notiamo nulla di bruciato. Ora andrò a posizionare la camera sul piedistallo e andremo a verificare, faremo una prima verifica con il tester. Allora, tester posizionato in modalità cicalio o continuità. La prima cosa che vado a verificare è il fusibile. Vediamo un attimino. Allora, infatti il fusibile risulta aperto. Allora, ricordatevi una cosa amici, quando il fusibile è rotto non basta solo sostituire il fusibile e il televisore comincia a rifunzionare. Se il fusibile è rotto significa che c'è stato uno sbalzo di tensione o c'è qualcosa in corto sulla scheda madre. Quindi se andassi ora a sostituire il fusibile molto probabilmente andrebbe di nuovo in corto e quindi per proteggere tutto il circuito il fusibile si brucierebbe di nuovo. Quindi andiamo a fare una cosa, andiamo ora a smontare la scheda di alimentazione dal televisore e andiamo a verificare andiamo a verificare il ponte di Grez, almeno andiamo a verificare la parte primaria del nostro alimentatore. Andiamo a verificare il ponte di Grez, i vari MOSFET collegati sulla scheda e la parte posteriore dell'alimentatore. Allora, la scheda di alimentazione l'ho smontata. Guardate che si inventano quei farabutti dei coreani. Vanno a mettere questo tipo di gel su tutta la scheda in modo da rendere difficile poi le riparazioni. Questo gel a lungo andare può provocare dei circuiti, dei cortocircuiti sui componenti. Per questo poi, guardate qui, per questo poi non abbiamo alimentazione sul nostro televisore. Quindi loro cosa fanno? Mettono questo gel in modo tale che in pratica dovrebbe proteggere i componenti, però a lungo andare
provoca dei danni sulla scheda. Metto un attimo la camera sul piede, così andiamo a testare alcuni componenti, tra cui i MOSFET che sono posizionati qua, e il condensatore. Vediamo un attimino se riusciamo a isolare il corto. Allora, dopo aver rimosso il silicone posizionato sui due transistor e anche qui sul condensatore principale di filtro, sono andato a fare delle verifiche e ne è uscito fuori che abbiamo i due transistor 1 e 2 in corto netto. Questo corto si propaga anche fino qui al condensatore principale di filtro. Quindi cosa farò io adesso? Andrò a isolare i due transistor per verificare che il corto, per delimitare il corto, quindi togliendo lo stagno dei due transistor, il corto dovrebbe scomparire dal condensatore. Allora, ho eliminato i due transistor posizionati qua, che hanno una sigla KF7N50. Sono due transistor con canale N. E infatti, testando ora sul condensatore principale, il corto non c'è più. Infatti, come potete notare, amici, anche sui transistor, dove erano posizionati i transistor, non c'è più corto. Ho tolto i transistor e l'ho messi a banco e misurandoli mi dà corto netto, come dicevo prima. Infatti ok, andiamo a rimpiazzare questi due transistor e sostituiamo anche il fusibile e testiamo il nostro alimentatore poi sul televisore. Allora amici, andiamo a fare un piccolo riepilogo dei componenti che sono stati sostituiti sul nostro alimentatore. In primis avevo sostituito i due transistor che erano in corto e il fusibile che era interrotto. Sostituendo questi componenti qua, ancora il televisore non dava nessun segno. Cosa ho fatto? Sono andato a controllare sotto l'alimentatore nella parte retro, vicino ai due transistor sostituiti, ho controllato questi componenti SMD che comunque risultavano in perfette condizioni. Seguendo la pista dei transistor mi hanno portato al componente 6B20 che è un IC. Questo risultava palesemente anche in corto. L'ho sostituito con lo stesso prodotto. Però purtroppo di questo alimentatore qui che sono andato a riparare, in rete non si trova nessun service manual. Sono riuscito a trovare sono riuscito a trovare il datasheet dell'IC 6B20 che grosso modo ci fa capire come lavora. Infatti è collegato ai transistor e ha dei componenti SMD. Ora andiamo a verificare il funzionamento del nostro televisore. Allora, diamo corrente al nostro TV e verifichiamo se la riparazione è riuscita correttamente. Retroilluminazione accesa. Andiamo a verificare il davanti del televisore. Riparazione riuscita con successo. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.